Benvenuti in un nuovo video di Quadricottero News. Finalmente siamo in primavera e sta per arrivare l'estate. Le stagioni giuste per fare le escursioni e magari con un drone che riprende le nostre avventure, ovviamente dove le zone geografiche US permettono il volo. In queste situazioni dove dobbiamo portare anche uno zaino con le cose fondamentali che ci servono per la nostra escursione, dobbiamo stare attenti al peso, perché più abbiamo peso sulla schiena e più faremo fatica. E così uno dei droni più indicati secondo me con rapporto peso-prestazioni ottimale è il DJI Mini 3 Pro. Ovviamente dobbiamo aggiungere il peso del radiocomando e delle eventuali batterie. Se però ci troviamo a fare escursione, ad esempio in montagna, in luoghi remoti, per tante ore abbiamo anche bisogno di avere una fonte di energia, perché le batterie dello smartphone, del drone si scaricano. E allora ci viene in aiuto questa Power Station portatile che pesa poco, con anche le dimensioni ottimali per essere trasportata all'interno di uno zaino. È una Power Station compatta ma molto versatile, infatti può alimentare contemporaneamente uscite in corrente continua e un'uscita a 220 volt. Utilizzarla è molto semplice grazie alla presenza di due soli tasti. Un tasto per attivare l'uscita a 220 volt con potenza 200 watt e potenza di picco 240 watt e un tasto per attivare le uscite in corrente continua, e cioè uscite USB-A, USB di tipo C, Power Delivery e ricarica wireless. E così se ci troviamo in montagna, in un luogo isolato, possiamo ricaricare le batterie dei nostri droni, il nostro cellulare e i nostri dispositivi anche a 220 volt con questa Power Station portatile. Come si vede dai granelli di polvere, la sto usando da un po' e adesso posso trarre le mie conclusioni. Intanto vediamo come può essere utile. Vicino ai due tasti abbiamo un ingresso di tipo C che può anche essere un'uscita Power Delivery e un ingresso per l'alimentazione, per ricaricare la Power Station tramite l'adattatore di rete, che è soltanto una delle possibilità di ricarica, ma ne parlerò più avanti di come ricaricare la Power Station. Come detto, è possibile utilizzare anche qualsiasi dispositivo a 220 fino a 200 watt di potenza tramite questa presa, che nel mio caso è molto utile per ricaricare le batterie dei droni che hanno l'adattatore a 220 volt, come nel caso del Fimi X8 2022 V2, che è qua a fianco assieme alla sua batteria. Eccola la batteria del Fimi X8 2022 V2, vedete ha soltanto due tacche, quindi la devo ricaricare. Il caricatore del Fimi X8 2022 è a 220, come i vecchi droni DJI, ad esempio come il Mavic 2 che ha l'adattatore a 220, e quindi lo collego all'uscita 220. A questo punto accendo la Power Station e attivo con il tasto laterale l'uscita a corrente alternata AC out, quindi premo, l'uscita si attiva ed eroga corrente, e abbiamo anche l'indicazione dei watt in uscita, 39 watt in questo momento, e vedete che la batteria è sotto carica, si sta caricando correttamente. Sulla Power Station abbiamo anche una stima della durata della batteria della Power Station, quindi in questo caso 2,7 ore, ma ovviamente la batteria del Fimi X8 si caricherà prima. Anche contemporaneamente possiamo caricare tramite l'uscita in corrente continua, ad esempio, le batterie del Mini 3 Pro, e possiamo sfruttare l'uscita Power Delivery, non le USB frontali, ma quella laterale, perché soltanto quella laterale ha l'uscita Power Delivery, che significa che siccome il caricatore DJI è compatibile Power Delivery, la ricarica avverrà alla potenza massima. Se invece io usassi le uscite USB normali, la ricarica sarebbe più lenta. E vedete che si sta caricando in modalità veloce Power Delivery, l'uscita in corrente continua a 33 watt, l'altra che sta caricando la batteria del Fimi a 220 a 39 watt di uscita.
conferma sui 33 watt anche da questo indicatore che è posizionato in questo cavetto, che è molto comodo. Vi lascio magari il link in descrizione, che segnala anche appunto la potenza 33 watt come viene indicato dal display della Power Station. Volendo potrei anche caricare lo smartphone inserendolo nell'uscita USB oppure posizionandolo sopra nell'uscita wireless. Un'altra cosa interessante è la ricarica dalla Power Station. Possiamo utilizzare l'adattatore di rete di serie, in questo caso caricherà a 40 watt, ma possiamo anche caricarla contemporaneamente inserendo nell'uscita di tipo C un adattatore ad esempio da 60 watt, 65 watt nel mio caso, e in questo modo le due alimentazioni si sommano e la potenza di ricarica arriva, come vediamo, a 97 watt. Quindi la presa di tipo C laterale può funzionare sia da uscita sia da ingresso. In uscita power delivery fino a 60 watt, in ingresso sempre fino a 60 watt. Facciamo una verifica, togliamo l'ingresso di tipo C e vediamo che da 96 watt scendiamo a 39 watt di ricarica. Inserisco il tipo C, cioè l'adattatore 65 watt, e arriviamo fino a 96 watt, cioè 60 watt in più che preleva dall'adattatore da 65 watt. Se io tolgo l'adattatore di rete, vediamo che siamo a 57 watt. In teoria dovrebbe segnare 60 watt, ma è probabile che stia abbassando la potenza perché ormai siamo vicino alla ricarica completa 100%. C'è anche la possibilità di ricaricare con pannelli solari, ad esempio in questo caso 60 watt, ma c'è anche una versione da 99 watt. Volendo si possono usare anche pannelli solari con più potenza, ma sarebbe inutile perché più di 99 watt non riceve in ingresso. E questi sono i dati della Power Station S200, 154 Wh di capacità, ingresso 36 watt massimo in corrente alternata, 36 watt in corrente continua, però abbiamo visto che con l'USB di tipo C può ricevere in ingresso fino a 60 watt. Da pannello solare riceve fino a 99 watt, l'uscita in corrente alternata 200 watt e con un picco di 240 watt, le due uscite USB frontali 5 volt, massimo 3 ampere, invece l'uscita laterale di tipo C che funziona anche da ingresso in uscita 60 watt come abbiamo visto, la carica wireless 5 volt 1 ampere. Peso, cosa molto importante quando dobbiamo portarlo nello zaino, 1,36 kg. Avendo una capacità di 154 Wh può ricaricare fino a circa 8 batterie del Mini 3, perché ogni batteria del Mini 3 è 18,10 Wh, quindi l'energia è quella. Siccome l'uscita è power delivery, nel caso del Mini 3 la batteria si ricarica nei tempi previsti da DJI per questo tipo di uscita e quindi in circa un'ora ricarichiamo una batteria. Invece la batteria della Power Station da 41.600 mAh si ricarica in 4-5 ore se usiamo il caricatore da muro da 36 watt, caricatore da rete che abbiamo visto, oppure in 2-3 ore se usiamo l'ingresso di tipo C con un adattatore da 60 o più watt, almeno 60 watt, 2-3 ore di ricarica, oppure un'ora e mezza, 2 ore se usiamo un pannello solare con un'uscita da almeno 99 watt. Poi, come abbiamo visto, se uniamo la ricarica di rete con quella di tipo C, possiamo accorciare i tempi e raggiungere un'ora e mezza di ricarica. Bene, direi che è tutto. Io è un po' di tempo che lo sto usando e non ho riscontrato nessun difetto, funziona benissimo. Ovviamente l'uscita a 220 volt non bisogna sovraccaricarla perché altrimenti non funziona e quindi dobbiamo usare dei dispositivi di potenza adeguata, soprattutto quando accendiamo il dispositivo esterno a 220 non deve avere una potenza di picco in accensione superiore ai 240 watt, altrimenti il sistema si blocca e non funziona nulla. Secondo me uno degli utilizzi più indicati per questa Power Station è quella appunto delle escursioni, del trasporto nello zaino per ricaricare le batterie dei droni leggeri e radiocomandi, smartphone e altri dispositivi di questo tipo.
Per quanto riguarda prezzi e link dove acquistare e eventuali promozioni, vi lascio il link in descrizione video. Come sempre vi ringrazio per l'attenzione, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se questa Power Station potrebbe essere utile ai vostri usi e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Grazie a tutti, ci vediamo con il prossimo video su Quadricotro News, buona continuazione e buone escursioni!